Ebbene sì, il fighetto milanese si è lanciato nella disciplina che viene definita dagli addetti ai lavori come la più maschia e pericolosa, le gare su strada. Più precisamente il campionato italiano di gare in salita. Sinceramente era un sogno nel cassetto che avevo da tanto e insieme a Yamaha abbiamo deciso di lanciarci in questa sfida con uno dei mezzi più chiacchierati dell'ultimo periodo, la Yamaha Niken. Riusciremo a difenderci contro le moto tradizionali e i maestri di questa categoria? Ebbene sì ragazzi, avete capito, prima gara di salita della mia vita. Qui di fianco a me c'è la Yamaha Niken con la quale ho già fatto qualche giro e correrò questo weekend. Gianca che l'ha preparata, ve lo ricorderete dalla gara di Binetto dell'anno scorso che abbiamo vinto. E ragazzi, ho fatto il primo turno di libere, è uno spettacolo. Come vedete ho le mani che un pelino tremano, è un altro mondo rispetto alla velocità. Hai una scarica di adrenalina allucinante nel minuto dove sali su a cannella e hai i muri che sono a tanto così. Adesso rientriamo e prepariamoci per le prossime prove libere, perché domani ci sarà la gara e guardate un po' che bellezza. Sbam! Come vi dicevo all'inizio del video, l'ambiente non c'entra nulla con la velocità. Il momento più particolare, dal mio punto di vista, è quando si arriva in cima con ancora tutta l'adrenalina e l'emozione in corpo. È un po' come essere ubriachi. Questa emotività ti fa parlare e ti fa aprire con i piloti che come te hanno sfidato quel minuto di follia. Non ci si conosce, ma solo guardando quella scintilla negli occhi ci si è già detto tutto. Buongiorno. Anche ti devo dire la verità, prima quando hai raccontato quel discorso lì, figa, sono sceso che avevo fiebre. No, non hai capito, ma positivi. Nella velocità è difficile che accadano certe cose, quando accadono è proprio cioè veramente raro, no? Qui sì. E invece qui succede e ti rimetti il casco e vai. Forza, per quello che noi siamo tutti partiti Isola Man, tutti il campionato irlandese. Isola te l'ho detto, finché non ho rimesso il casco e sono salito sulla prima, veramente ho pianto perché mi sono liberato come per dire va bene dai, ci sono, lui so che è con me. Quando arrivi su dalla salita è un po' come essere un po' ubriachi, no? Che c'è l'adrenalina a palla e magari non conosci neanche le persone che hai intorno, però hai quel rispetto e quel qualcosa che ti fa sì che in questo momento, quando arriviamo su, siamo tutti migliori amici, capito? Perché sai quello che vai a rischiare.
E rispetti l'alto per questo? Assolutissimamente. Alla fine potresti startene a casa e andare in piscina. Invece siamo qui. E invece Perché? siamo Non dici perché? Perché è la nostra passione, la nostra mentalità. La cosa incredibile è che più ti avvicini al limite, più abbassi e più ti senti vivo. È un controsenso, ma è così, molto più della pista. Ho i brividi. La modalità di gara è semplicissima. Fino alle qualifiche tutte le sessioni possono considerarsi una sorta di prove libere, perché non valgono ai fini della classifica finale. Le salite più importanti che vedrete che determinano il risultato sono quelle di gara 1 e gara 2. Ci sono varie classifiche per ogni tipo di moto, 1000, 600, sidecar, eccetera eccetera eccetera. Oltre alle categorie abbiamo ovviamente la generale, che vi inserirò e potrete vedere dopo le 2 gare. Non mi vedrete fisicamente in classifica perché stiamo correndo nella categoria prototipi. Non esiste qualcosa di simile alla Niken, siamo gli unici. Altra differenza rispetto alle moto è che avendo più ingombro laterale, avendo 2 ruote, così come i quad, le varianti sono leggermente più aperte. Per il resto conta solo il cronometro e quanto gas si dà. Porco Bene, siamo quasi a metà gara, quindi direi che è il momento di spiegarvi un po' come va questa Niken. Allora, come tempi, dico sempre, il cronometro non mente, stiamo andando veramente forte, stiamo facendo tempi veramente interessanti. Io sinceramente non mi sarei mai e poi mai immaginato di essere a pochi secondi dai primi della classe, insomma, no? Perché il mezzo è particolare, io non ho mai fatto una gara di salita in vita mia, e vi assicuro, quando vedi i muretti a 30 cm è ben diverso che essere in pista con i cordoli e le vie di fuga. Tornando alla guida, avere 2 ruote all'anteriore ti dà una sensazione strana. Quando fai i cambi di direzione molti pensano che sia pesante, invece puoi essere molto più aggressivo, perché il sistema di leveraggio ti segue veramente molto velocemente e oltretutto è molto fluido. Puoi frenare come se fossi su un'auto, cioè freni, cioè dentro la curva. In inserimento la sensazione è un po' strana, perché ovviamente quando si inizia a forzare praticamente si sta quasi su una sola ruota all'anteriore, quindi diventa più o meno una moto tradizionale quando sei in completa piega. E la cosa incredibile che non so se avete visto è che ad esempio curva sinistra, se sei alla massima piega, la ruota che dovrebbe essere a destra si allinea con la ruota posteriore, roba da pazzi insomma. E al posteriore col TCS A1, cioè apro il gas proprio senza problemi, taglia quando deve tagliare e mi trovo veramente da Dio. 12,0 nell'ultima prova, stiamo sempre migliorando. I primi della classe fanno 8/9 con 600 Motard 450 e adesso noi possiamo ancora migliorare un piccinin, ma secondo me siamo già, ragazzi, a un buonissimo punto. E vi ricordo comunque che noi stiamo utilizzando gomme ultrastradali, perché all'anteriore abbiamo delle 120 70 15, quindi come ben sapete non esistono gomme in mescola ultra performanti, quindi andiamo col prodotto di serie e siamo belli come il sole. So solo dirvi che in queste poche salite il mio cuore è stato rubato dal fascino che questa competizione emana. Niente spazio per errori, coraggio, adrenalina. Ero partito con l'idea di non spingere, ma è contro la mia natura. È più forte di me
Dal mio punto di vista è una sorta di mancanza di rispetto non andare al tuo limite. Se ti metti su questo cancelletto di partenza, accetti il pericolo che comporta, ma allo stesso tempo devi onorarlo. È il momento di chiudere la visiera e lanciarsi verso la prima curva. Ok, partiamo allora. Prossimo verde, vai, Degli antichi romani. Gli antichi romani, prima di andare in guerra, si affidavano all'oracolo della Sibilla. Ok. L'oracolo della Sibilla non sbagliava mai. La Sibilla, quando tu andavi a interrogarla, lei ti guardava e ti diceva Ibis redibis non morire simbello. Questa frase in latino è ininterpretabile, Ok. perché le virgole nel latino sono basilari. Se lei avesse detto ibis redibis, virgola, non morieris in bello, avrebbe significato andrai e tornerai, non morirai in battaglia. Ma se avesse detto ibis redibis non morieris in bello, al contrario, andrai, non tornerai, perirai in battaglia. Uno dei miei caschi, ho su un cavallerizzo che impenna vestito con l'armatura ma col casco da moto e con scritto i cavalieri del rischio, e lì c'è tutto il circolino con scritto ibis redibis non morieris in bello, senza nessuna punteggiatura. Filosofia di vita. Esatto. Il problema è capire se quella virgola c'è o no. Il discorso è che quando metti il casco pensi sempre che la sorte Stai sia sempre per da te. qualcun altro. Il momento che incominci a pensarsi troppo a quelle cose lì, ti dicevo, è il momento proprio. Devi attaccare il casco e basta. Bello, grazie mille. Bene ragazzi, adesso stiamo andando da chi è passato dalla pista alla strada e ha vinto praticamente tutto, europei, italiani, ed è un po' il re incontrastato di tutto il cinema che vedete. Sto parlando del buon Bottalico, ne avrete sicuramente già sentito parlare, e chi meglio di lui può dirci perché ha fatto questo passaggio e soprattutto cosa l'ha spinto a fare questo salto. Diciamo che è sempre stata la mia passione la strada. Facendo pista avevo un po' di difficoltà a partecipare a queste gare, per cui dal 2019 ho deciso di smettere con la pista e iniziare questo percorso, perché mi affascinava proprio l'ambiente, le gare. Così ho proseguito in questa strada facendo italiano, europeo, e quest'anno finalmente vado a coronare il mio sogno di andare all'Isola di Man. Perché hai deciso di passare dalla pista alla strada? Ho avuto modo di assistere a una gara del genere, mi è piaciuto più di tutto l'ambiente e quindi ho deciso di provare, cioè mi sono buttato così alla cieca. Questa è una domanda che ho fatto un po' a tutti i ragazzi che ho trovato anche su arrivando all'arrivo, dove siamo tutti un po' emozionati, che c'è la scarica di adrenalina e si sente che siamo veramente tutti parte di una famiglia in un certo senso, no? Come si vive il discorso del qui dentro non è come in pista, si rischia veramente tanto. Come la vivi? La prima cosa è proprio accettare questo,
sapere di non avere comunque tutte le sicurezze che si hanno in pista, perché ovviamente siamo per strada. Questo è il primo passo, il primo step mentale che devi fare, convincerti e accettare soprattutto questa cosa. Dopodiché è come se fai una gara in pista. Isola di Man, dopo questa esperienza negli italiani e tutto il resto, ti senti pronto per fare una gara dove ci sono i 270 di media, anzi 260 di media, in mezzo a case, strapiombi, pali e via dicendo? Pronto no, non si è pronti, perché essendo una gara molto lunga, come hai detto tu, con delle medie altissime, hai bisogno di tanto tempo per poter memorizzare bene la strada. Non vedo l'ora, sì, ma pronto no. Mi voglio dare il tempo che ci vuole. Ci siamo, la salita decisiva. Quella dove puoi permetterti di usare un pochino di più. Stupidamente dici, ma sì, tanto è l'ultima. Possiamo avvicinarci al limite ancora un pochino. Buttare giù il muro dell'1:11 vorrebbe dire entrare nella top 5 generale, un qualcosa di incredibile. Cazzo! Sì! Porca... Vai! Fig... Questo weekend ho vissuto un'esperienza magica e umanamente mi ha dato tanto. Le esperienze di questi appassionati, il richiamo della montagna, essere sempre più vicino al limite e di conseguenza a quella cosa innominabile. Sì! Fanno di tutto questo una storia irripetibile. La pista, in un certo senso, mi aveva leggermente assuefatto. Per avere la vera emozione non mi bastava più salire in moto. La vittoria era ed è l'unica cosa importante. Si è persa la completa bellezza del viaggio per arrivare al risultato. Qui invece ti basta salire sul tuo mezzo, metterti al cancelletto di partenza e far scorrere dietro di te il nastro di asfalto emozionandoti. Il risultato diventa secondario. Inutile dirvi che sto già pensando alla prossima gara in salita, ma questa volta con un 1000. Ci vediamo nel 2023 con una nuova avventura in questo magico mondo delle corse su strada.